Ciao, come state? Spero tutto bene! Nel tutorial di oggi vi mostro come ho decorato e riutilizzato un piccolo fustino di plastica, trasformandolo in un oggetto molto versatile, perfetto per tantissimi utilizzi diversi in casa. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli che serviranno anche a voi per riutilizzare e decorare al meglio i vostri oggetti di plastica. Poi scrivetemi qui sotto se avete domande o dubbi e come sempre io sarò felice di rispondervi. Se vi piacciono tutorial come questo vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Miriam Shabby Chic, Simonetta Tancini, Angela Bazzano e Ire Leo. Ora passiamo al tutorial, seguitemi! Per questo nuovo progetto riutilizzo un piccolo fustino quadrato di plastica che conteneva acido citrico in polvere. Per prima cosa stacco l'etichetta, che per fortuna viene via facilmente senza lasciare residui. Nel caso sui tuoi oggetti di plastica, vetro o altri materiali invece rimanessero residui di colla o di etichette, ti lascio il link sotto questo video per scoprire come fare a togliere questi residui velocemente e bene. Pulisco bene l'interno e in particolare l'esterno del bidoncino usando sgrassante e panno carta per eliminare qualsiasi traccia di sporco e unto. Ora prendo un quotidiano e strappo lunghe strisce di carta. Ecco un trucchetto! Avrai visto che io sono riuscita a strappare facilmente delle strisce con una larghezza uniforme. Per farlo anche tu devi semplicemente strappare la carta seguendo il senso delle fibre e ti accorgi che lo stai facendo nel modo giusto proprio perché riesci a strappare delle strisce uniformi. Nel caso in cui invece strappi della carta ma si formano dei pezzi irregolari e molto frastagliati, vuol dire che stai andando in modo perpendicolare rispetto alle fibre della carta e quindi devi semplicemente girare il foglio. Delle strisce voglio tenere solo le parti scritte e di formato simile, quindi ritaglio dei rettangoli aiutandomi con un righello. Questa carta mi servirà per ricoprire il piccolo fustino esternamente e voglio che l'effetto finale sia abbastanza regolare. Se preferite potete usare la carta diversamente strappando pezzi irregolari e usando anche pagine con immagini. Ora passo a incollare tutti i miei rettangoli di carta sul fustino. Ed ecco un bel suggerimento: quando dovete incollare della carta su materiali che non sono porosi come la plastica o il vetro ad esempio, non diluite la colla vinilica, lasciatela densa così com'è. Ricopro tutta la parte esterna del fustino, poi lascio asciugare bene la colla. Mentre la colla asciuga scelgo delle immagini che applicherò sulle 4 facce del fustino. Ritaglio le immagini lasciando un piccolo bordo attorno a ognuna. Per tagliare più facilmente muovo contemporaneamente sia le forbici che il ritaglio. Metto le immagini a bagno in un po' di acqua, poi le asciugo con del panno carta. Una volta asciutta la colla del fustino, stendo un nuovo strato di colla e applico le immagini centrandole. Stendo della colla anche sopra l'immagine per due motivi: sia per aiutarmi a rimuovere le bolle d'aria usando il pennello, sia per dare un primo strato protettivo all'immagine.
Dopo aver fatto asciugare bene la colla, passo uno strato di vernice protettiva lucida su tutta la superficie esterna del fustino. Infine rifinisco la decorazione attaccando del washi tape sul bordo superiore. Ed ecco il mio fustino di plastica finito. A me piace tantissimo questa decorazione. Avevo pensato anche di dargli una finitura anticata usando della cera scura, ma alla fine però ho preferito lasciarlo così, un po' più chiaro. La cosa che mi piace in particolar modo di questo progetto è che l'oggetto finito è super versatile. Infatti mi vengono in mente tantissimi modi per poter riutilizzare questo piccolo cestino di plastica decorato. Si può usare come cestino portalavoro, come portamestoli, in bagno come portaspazzole, oppure sulla scrivania come portapennelli, oppure portamatite, pennarelli. Io però lo userò in modo diverso. Ho deciso infatti di mandare in pensione questo vecchio portamollette di jeans che avevate visto in un tutorial di qualche mese fa, per sostituirlo con questo nuovissimo portamollette in stile country. Voi invece come lo usereste in casa? Lasciatemi le vostre idee e i vostri suggerimenti nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero di avervi fatto un pochino di compagnia. Spero anche che da questo tutorial possiate trarre spunto per creare tante bellissime cose per casa vostra. Vi ricordo che se vi piacciono tutorial come questo non vi rimane che cliccare su iscriviti e sulla campanella per Non vi resta che cliccare su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Vi aspetto anche su Facebook e Instagram, dove condivido progetti e idee che non trovate qui su YouTube. L'appuntamento è con un nuovo video tutorial fra pochi giorni, sempre su questo canale, su VB con Letizia, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!